amici di Xesto Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, lo ammetto e magari mi tirerò dietro qualche critica, ma lo sapete, io preferisco essere sempre sincero con voi. La Xiaomi Mi Band 3 proprio non mi è piaciuta, ragazzi, ad al punto da non recensirvela qui sul canale. E vi spiego subito il motivo. Questi braccialetti sportivi o orologi, chiamateli come volete, nascono principalmente per lo sport, per il fitness, comunque per il trekking sportivo. Nascono per essere dei personal trainer da polso ed il fatto che la Mi Band 3, quando si pratica sport all'aperto, ovvero nel 90% dei casi diventi praticamente illeggibile, beh, questo diventa un punto negativo troppo grande per passarci sopra e per questo motivo la bocciai. Ma fortunatamente Xiaomi, o per meglio dire Huami, il produttore vero e proprio, con questa quarta generazione ha realizzato un vero e proprio capolavoro tecnologico che costa sempre poco, sui 35 euro di listino, ma che finalmente è leggibile anche all'aperto, all'ombra o alla luce del sole grazie al nuovo e bellissimo display AMOLED che manda definitivamente in pensione il vecchio display OLED. Il display è sicuramente dotato di un trattamento oleofobico in quanto non restano quasi per nulla le impronte delle nostre dita. La Xiaomi Mi Band 4 costa, come vi ho già detto, attorno ai 35 euro, ma su Banggood e Gearbest, da dove l'ho comprata io, la trovate tranquillamente sotto i 30 euro. E vi lascio il link d'acquisto qui sotto in descrizione video. In Italia verrà lanciata ufficialmente oggi, 26 giugno, ma vi dico sin da subito che in questi primi giorni è praticamente introvabile qui in Italia. Amazon stima dei tempi di attesa da 1 ai 2 mesi ordinandola oggi, quindi pensate un po' voi. Solo attraverso i miei link ne avete comprati centinaia e da quello che mi hanno detto delle fonti cinesi i preordini hanno superato il 1.000.000 di unità. Una cifra davvero mostruosa che rende questo prodotto sicuramente uno dei più importanti ed iconici della casa cinese. E vabbè, non a caso siamo arrivati a questa quarta generazione. Cosa è cambiato quindi? Beh, la novità più importante è sicuramente il nuovo display AMOLED da 0.95 pollici touchscreen, bellissimo da vedere, neri assoluti, si vede finalmente bene ovunque, al chiuso, all'ombra e al sole, ed i colori sono molto brillanti. Il nuovo display ha permesso anche l'implementazione di Watch Face che potete scaricare direttamente dall'applicazione Mi Fit, su cui torneremo più tardi. Anche la connettività ha fatto un bel balzo in avanti, passando dal Bluetooth 4.2 della passata generazione all'attuale 5.0. Questo significa connessione con lo smartphone molto più solida e range di utilizzo molto più grande. In linea d'aria siamo attorno ai 300 metri senza ostacoli. Pensate che io stamattina sono andato in palestra, ho lasciato lo smartphone connesso in Bluetooth alla Smart Band e alle mie cuffiette Bluetooth 5.0 anch'esse, l'ho lasciato, dicevo, nello spogliatoio, nell'armadietto di metallo, ed ho potuto utilizzare la Mi Band 4 tramite il suo nuovo lettore multimediale integrato in tutta la palestra senza nessuna disconnessione. Certo, una piccola memoria interna, magari anche da mezzo giga, 1 gigabyte, per archiviare un po' di musica ed evitare quindi di portarsi dietro lo smartphone quando andiamo in giro in bici o andiamo a correre, beh, sarebbe stata una cosa gradita, ma penso che ci arriveremo magari con la Mi Band 5. Stiamo parlando di sport, quindi ecco un'altra importante novità, ovvero il tracking completo del nuovo, con impermeabilità fino a 5 atmosfere e 50 metri di profondità, quindi lo potete tenere tranquillamente al polso durante la doccia, in piscina e anche al mare, ma in quest'ultimo caso dopo il bagno vi consiglio di sciacquarlo sotto acqua di rubinetto, perché lo sapete, il sale non fa bene né alle persone né ai circuiti. Va bene l'impermeabilità, però sciacquatelo sempre. Il trekking sportivo comprende, come al solito, cardiofrequenzimetro PPG, decisamente più preciso ed affidabile rispetto al passato. Attività quali corsa, tapirulan, bici, camminata, palestra e nuoto. Ma la qualità delle rilevazioni com'è? Beh, prendiamo ad esempio la bici e la corsa. Avrete due modalità per effettuare il trekking, una con GPS e una senza. Attenzione però,
questa Mi Band 4 al suo interno non ha nessun modulo GPS. E quindi come funziona? Beh, semplicemente avviando l'attività sportiva mentre siamo connessi in Bluetooth con il nostro smartphone dotato di GPS, la Mi Band 4 andrà automaticamente ad usufruire del GPS del nostro smartphone. Quindi la qualità dei risultati, della lettura, delle statistiche sarà molto precisa a patto che abbiate un buono smartphone. Se invece non avete il vostro smartphone con voi e quindi siete in assenza di GPS, il tracking sportivo è molto meno preciso. Diciamo che la differenza è del 10-15% sui risultati finali. Questo perché la Mi Band 4, per quanto tecnologica sia, si limita unicamente ad effettuare delle stime sulla distanza percorsa in base alla vostra altezza che andrete ad impostare tramite l'applicazione. Diciamo che la dipendenza da smartphone per le attività più precise ed importanti, beh, è ancora uno dei suoi più grandi limiti. Altre funzionalità integrate nella band sono il meteo, le notifiche che possiamo scorrere per intero senza tagli, senza però rispondere o compiere altre azioni. Modalità non disturbare, sveglia da impostare tramite applicazione, cronometro, timer, cerca persone, che mi ha sorpreso. Infatti, anche se sullo smartphone avevate impostato la modalità silenziosa, lo farà squillare al massimo volume. Beh, direi che questa è una piccola chicca, anche grazie al Bluetooth 5.0 che amplia tantissimo il range di collegamento. Molto utile per gli smemorati come me. Concludono la dotazione interna la modalità silenziosa, scelta delle watch face, regolazione della luminosità che è davvero forte alla massima intensità, e lock screen. Anche questa è una piccola chicca perché quando andrete a sfilarvi la Mi Band 4 dal polso, questa si bloccherà automaticamente, richiedendo un PIN per essere sbloccata. Fortunatamente le dimensioni restano le stesse di una Mi Band 3, quindi se un anno fa avevate comprato dei cinturini particolari, delle limited edition, ne hanno venduti davvero di tutti i tipi, beh, tranquilli perché potrete utilizzarli anche quest'anno sulla Mi Band 4. La stessa cosa però non possiamo dire del caricabatterie, che è diverso su questo modello, quindi state attenti a non perderlo. Xiaomi dichiara 20 giorni di autonomia. Io, dopo un giorno di utilizzo intenso, ho fatto davvero di tutto con questa smart band, con tutte le funzionalità attive, Bluetooth, luminosità massima, controllo del sonno, cardiofrequenzimetro 24 ore su 24. Beh, al momento sono al 94% di batteria, quindi direi che le 2 settimane con un uso normale si superano tranquillamente. Per utilizzare la Mi Band 4 al massimo del suo potenziale dovrete scaricare sul vostro smartphone la solita applicazione Mi Fit, che sicuramente conoscerete benissimo e che ci mostrerà attraverso una grafica chiara e pulita tutti i dati raccolti dalla smart band, a partire dai passi e le attività sportive. Guardate come è precisa questa rilevazione di camminata. Qualità del sonno, frequenza cardiaca attiva 24 ore su 24 e che ci avviserà in caso il nostro cuore dovesse iniziare a dare di matto. Ed infine gli obiettivi giornalieri. Come vi avevo anticipato, potremo scaricare tanti tipi diversi di watch face, che sono tantissime già da oggi e che sicuramente aumenteranno ancora nei prossimi giorni. Impostare le notifiche su tutte le applicazioni che vogliamo, le sveglie, gli avvisi di sedentarietà se restiamo seduti troppo a lungo, il metodo di rilevazione della frequenza cardiaca con svariate impostazioni dedicate, impostare cosa visualizzare nel menu sul display della Mi Band 4 ed effettuare aggiornamenti che andranno ad ampliare le possibilità di questa smart band. In conclusione ragazzi, questa Xiaomi Mi Band 4 mi ha davvero sorpreso e stupito.
in positivo questa volta, grazie al suo bellissimo display AMOLED e anche alla sua velocità e reattività. Secondo me questa è in assoluto la smartband più intuitiva e facile da utilizzare, e forse questo è il segreto del suo successo. Semplice, concreta e senza fronzoli, c'è tutto quel che serve senza applicazioni inutili che andrebbero solo ad appesantirla. Purtroppo però ci sono anche degli aspetti negativi che forse saranno corretti su questa o sulla prossima generazione, a partire dalla totale assenza dell'Always On Display. Quindi dobbiamo sempre roteare il polso per far accendere il display, e questa in alcuni casi non è una cosa molto comoda. Ad esempio, quando stiamo guidando e abbiamo le mani sul volante, sarebbe stato comodo avere sempre impresso almeno solo l'orario. Inoltre, come vi ho già detto, non abbiamo né GPS né memoria interna, e al momento la Mi Band 4 è solo tradotta in inglese e cinese, ma state tranquilli perché altre lingue, compreso l'italiano, arriveranno con i prossimi aggiornamenti. Ma credetemi, è davvero semplicissima da utilizzare anche in inglese, perché come avete visto ad ogni funzione è abbinata anche un'immagine. Nella versione europea non è presente nemmeno l'NFC per pagamenti contactless, e purtroppo sembra che, almeno su questa generazione, secondo quanto detto da Xiaomi, non arriverà. Comunque, a parte questo, e per tutto quello che vi ho detto di buono in questa recensione, la Xiaomi Mi Band 4 a meno di 35 euro in soli 22 grammi racchiude davvero tanta tecnologia, e direi che è impossibile ad oggi chiederle di più. La consiglio a tutti gli sportivi o a chi vuole un bellissimo orologio smart da tenere sempre al polso e senza la preoccupazione di doverlo caricare ogni giorno. È anche un graditissimo regalo da fare sia a una ragazza che a un ragazzo. Beh, direi che questo è tutto, spero di non aver dimenticato nulla. Se avete una qualsiasi domanda o dubbio su questo prodotto, non esitate a chiedere lasciando un bel commento qui sotto. Io sono, come sempre, a vostra totale disposizione. In descrizione video trovate i link per acquistare la Xiaomi Mi Band 4, e vi invito ad entrare anche nel nostro canale Telegram delle offerte, linkato anch'esso in descrizione video, dove pubblicherò tutti i coupon per questo e per migliaia di altri prodotti. E già che ci siete, magari cliccate anche sul link del nostro canale Instagram ufficiale e sul link del nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, se volete. Infine ragazzi, se volete supportarci, noi non chiediamo nessuna donazione e nemmeno nessun abbonamento, ma un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, invitate tutti i vostri amici, e questo è davvero tutto. Oddio, l'acqua sta cadendo. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Games. Ciao ragazzi!